Lezione 1. Innovazioni moderne. Tuttavia, non si tratterebbe di un castello medievale pieno di spifferi, sarebbe dotato delle tecnologie più moderne. Esatto. Immagina di fondere l'architettura storica con comfort e innovazioni moderne. Un'idea entusiasmante. Creerebbe uno spazio abitativo unico, che rende omaggio al passato e abbraccia il futuro. Assolutamente. La combinazione di vecchio e nuovo può dare vita a design davvero sorprendenti. Credo che la tecnologia possa migliorare la nostra vita quotidiana, rendendola più efficiente e piacevole. Sì, e può anche preservare i siti storici fornendo al contempo gli aggiornamenti necessari. Penso che dovremmo esplorare alcuni esempi di adattamenti moderni di edifici storici. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe vedere come la creatività può trasformare gli spazi. Facciamo ricerche insieme e troviamo progetti stimolanti da condividere. Lezione 2. Decisioni sui dati. È fondamentale raccogliere più dati per prendere decisioni informate sul nostro progetto. Sono pienamente d'accordo. Avere informazioni accurate ci aiuterà a capire meglio la situazione. Sì, e ci consentirà anche di individuare potenziali opportunità e sfide future. Esatto. Analizzando i dati, possiamo adattare le nostre strategie per raggiungere efficacemente i nostri obiettivi. Penso che dovremmo prendere in considerazione diverse fonti per garantire una visione completa della questione. È un approccio intelligente. Combinare diverse prospettive spesso porta a intuizioni migliori. Sì, ed è importante coinvolgere il team in questo processo per uno sforzo collaborativo. Assolutamente. Il contributo di tutti può fornire spunti preziosi che potremmo non aver considerato. Organizziamo un incontro per discutere i nostri metodi di ricerca e i piani di raccolta dati. Lezione 3. Prenditi il tuo tempo. Naturalmente, non bisogna avere fretta, bisogna prendersi il tempo necessario e analizzare ogni cosa attentamente. Sì, è importante darci lo spazio per riflettere prima di prendere decisioni. Sono d'accordo. La fretta può portare a commettere errori, e vogliamo evitarlo a tutti i costi. Esatto. Una valutazione approfondita ci aiuterà a sentirci più sicuri delle nostre scelte. Inoltre, prenderci il tempo necessario ci consente di raccogliere più informazioni e valutare tutte le opzioni. È proprio vero. È meglio essere pazienti che agire impulsivamente. Sì, e penso che si tratti anche di fidarci del nostro istinto, affidandoci ai dati che raccogliamo. Assolutamente. Bilanciare intuizione e analisi è fondamentale per un processo decisionale efficace. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Questo approccio ponderato darà i suoi frutti nel lungo periodo. Lezione 4. Esplorare una nuova città. Se stai pensando di esplorare una nuova città, hai qualche consiglio da darci? Bene, hai mai pensato di andare in quella vivace città famosa per la sua arte e la sua cultura? Sembra interessante. Ho sentito dire che ci sono numerose gallerie e musei da visitare. Assolutamente. È un posto fantastico per immergersi nella creatività e nell'ispirazione. Mi piace l'idea di girovagare per i quartieri artistici locali e scoprire tesori nascosti. Sì, e non dimenticare la gastronomia. Provare la cucina locale è d'obbligo. Assolutamente.
Esplorare diversi ristoranti può arricchire moltissimo l'esperienza. Esatto. Inoltre, ogni quartiere ha la sua atmosfera e il suo carattere unici. Sono emozionato solo a pensare alle possibilità. Pianifichiamo presto questa avventura. Lezione 5. Meraviglie naturali. Sapevi che la maggior parte della biodiversità della Terra è concentrata in un insieme di 7 parchi nelle montagne rocciose canadesi? Sì, è incredibile come queste aree protette comprendano una tale varietà di ecosistemi. Assolutamente. Ogni parco offre paesaggi e fauna unici, semplicemente mozzafiato. Posso solo immaginare la bellezza di fare escursioni in quegli ambienti incontaminati. Sì, e la possibilità di vedere specie rare nel loro habitat naturale è davvero speciale. Sono d'accordo. È un promemoria dell'importanza della conservazione e della protezione delle nostre risorse naturali. Esatto. Visitare questi parchi può ispirarci ad apprezzare la natura più profondamente. Organizziamo un viaggio alla scoperta di uno di questi parchi. Sarà un'esperienza indimenticabile. Ottima idea. Non vedo l'ora di ammirare in prima persona la straordinaria bellezza delle montagne rocciose. Lezione 6. Emozione teatrale. Quando suonano, il pubblico applaude al termine dello spettacolo, è un momento davvero gratificante. Sì, e l'energia nella sala è elettrica, soprattutto quando gli attori danno il meglio di sé. Il mio amico è molto bravo a tagliare la legna, ma ha anche la passione per la recitazione. È impressionante. È meraviglioso che riesca a eccellere in entrambe le abilità. Sì, spesso coniuga i suoi interessi creando scenografie per produzioni teatrali locali. È un modo fantastico per unire i suoi hobby. Deve essere appagante vedere il suo lavoro prendere vita. Assolutamente. Adora l'emozione di far parte della comunità teatrale. Capisco che potrebbe rappresentare un ottimo sbocco per la creatività e l'espressione. Non perdetevi presto una delle sue esibizioni, mi piacerebbe molto sostenerlo. Lezione 7. Entusiasmo per le auto. È interessante come ad alcune persone piaccia guardare il motore e altre parti delle loro auto. Sì, gli appassionati di auto spesso apprezzano i dettagli e la cura artigianale di ogni veicolo. Penso sia affascinante quanta conoscenza sia necessaria per comprendere il funzionamento delle automobili. Assolutamente. Alcune persone passano ore a modificare e personalizzare i propri veicoli. Sì, e partecipare ai saloni dell'auto è per loro un ottimo modo per mettere in mostra il loro duro lavoro. Ho sentito dire che questi eventi sono pieni di energia e che le persone condividono consigli e storie. Esatto. È una community in cui tutti condividono la stessa passione per le auto. Ammiro la loro dedizione. Prendersi cura di un'auto richiede molto tempo e impegno. Assolutamente sì. Che si tratti di prestazioni o di estetica, c'è tantissimo da esplorare. Lezione 8. Avventure in vacanza. Le Hawaii sono il 50° stato degli Stati Uniti e la sua gente apprezza tutti gli aspetti unici della propria cultura. Sì, è un posto meraviglioso, noto per le sue spiagge meravigliose e le sue tradizioni vivaci. Assolutamente. Ho sentito dire che le feste locali sono un'esperienza incredibile, piena di musica e balli. Assolutamente.
Lo spirito hawaiano della Loa traspare davvero dalla loro ospitalità. Inoltre, il cibo è straordinario, con pesce fresco e piatti tradizionali da provare. Posso solo immaginare quanto sia delizioso. Mi piacerebbe provarlo in prima persona. Poniamoci l'obiettivo di visitare un giorno le Hawaii e immergerci nella loro cultura. Sembra un sogno. Possiamo esplorare le isole e scoprirne la storia. Sì. Sarebbe un'avventura piena di bellezza, sapori ed esperienze indimenticabili. Lezione 9. Il viaggio di Darwin. Il Beagle e la nave lasciarono l'Inghilterra nel 1831, intraprendendo un viaggio straordinario. Sì, questo viaggio portò Darwin in giro per il mondo e cambiò il corso della scienza. Trovo affascinante come le sue osservazioni durante il viaggio abbiano portato a idee rivoluzionarie. Assolutamente. Le sue esperienze hanno plasmato le sue teorie sull'evoluzione e la selezione naturale. È incredibile pensare a come un singolo viaggio possa avere un impatto così duraturo. Sì, e le diverse culture ed ecosistemi che ha incontrato devono essere stati illuminanti. Posso solo immaginare quanto abbia imparato da ambienti così diversi. Certamente, viaggiare apre la mente a nuove prospettive e idee. Scopriamo di più sul suo viaggio, è una storia avvincente di esplorazione e scoperta. Lezione 10. Crescita dell'ospedale. L'ospedale ora ha 89 posti letto, un aumento significativo rispetto a prima. È impressionante. Dimostra quanto sia cresciuta la comunità e quanto sia aumentata la domanda di assistenza sanitaria. Assolutamente. Avere più posti letto significa poter ospitare più pazienti e fornire cure migliori. Sì, ed è essenziale che un ospedale si espanda con l'aumento della popolazione. Credo che questa crescita rifletta l'impegno nel migliorare i servizi sanitari nella zona. Certamente, è rassicurante sapere che la comunità dà priorità alla salute e al benessere. Speriamo che continuino a sviluppare e migliorare le loro strutture per soddisfare le esigenze future. Sono d'accordo. Un ospedale ben attrezzato è fondamentale per la salute e la sicurezza di tutti. Sono felice di vedere questo cambiamento positivo, è un passo verso un futuro più sano per tutti. Lezione 11. Nervi da conversazione. Sai, a volte ho la sensazione che iniziare una conversazione possa essere davvero intimidatorio. Ciò è comprensibile. Molte persone si sentono nervose quando incontrano nuove persone. Esatto. Spesso ci si sente sotto pressione per fare subito una buona impressione. Capisco, ma ricorda, l'importante è essere sinceri e mostrare interesse per gli altri. È vero, dovrei concentrarmi sul godermi la conversazione piuttosto che preoccuparmi di come mi vedo. Sì, considerala un'opportunità per conoscere qualcuno di nuovo. Lo terrò a mente la prossima volta. Hai qualche consiglio per rompere il ghiaccio? Iniziare con una semplice domanda sui loro interessi può fare miracoli. Ottima idea! È un modo amichevole per interagire e permette alla conversazione di fluire in modo naturale. Lezione 12. Servizi della palestra. Ok, lo terrò a mente quando pianificherò le mie sessioni in palestra. Ci sono docce in palestra?
Sì, sono disponibili delle docce, il che è davvero comodo dopo gli allenamenti. Fantastico! Così posso rinfrescarmi prima di andare altrove. Assolutamente. Rende facile trovare il tempo per allenarsi senza preoccuparsi di limiti di tempo. Lo apprezzo molto. Avere a disposizione queste strutture migliora davvero l'esperienza in palestra. Certo, è sempre bello avere la possibilità di ripulirsi dopo una bella sessione di sudore. Giusto. Questo mi incoraggia sicuramente ad andarci più spesso. Esatto. Sapere di potersi fare la doccia dopo può fare la differenza. Non vedo l'ora di provarlo. Lezione 13. Il viaggio di Jordan. Sapevi che Jordan è nato nel 1963? Sì, ed era uno dei 3 figli di un dirigente aziendale, il che è interessante. Esatto. Ha frequentato la North Carolina University, ed è lì che ha iniziato davvero a brillare. È affascinante come quegli anni iniziali abbiano plasmato il suo futuro successo nel basket. Assolutamente. Le sue esperienze universitarie sono state fondamentali per sviluppare le sue competenze e la sua etica del lavoro. Ed è incredibile pensare quanta strada abbia fatto da allora. Sì, è diventato davvero un'icona dello sport, ispirando innumerevoli giovani atleti. Ammiro il modo in cui riesce a conciliare fama e umiltà, restituendo sempre qualcosa alla comunità. Ecco cosa lo rende una figura così straordinaria nella storia dello sport. Lezione 14. Gestione del progetto. Ultimamente mi sono immerso nella gestione dei progetti, un campo davvero illuminante. È affascinante. Quali aspetti hai trovato più interessanti finora? Amo imparare come gestire in modo efficiente risorse e tempi per raggiungere gli obiettivi. È fondamentale. Una gestione efficace del progetto può decretarne il successo o il fallimento. Esatto. Ho anche studiato diverse metodologie come Agile e Waterfall. Questi sono sicuramente approcci popolari. Ognuno ha i suoi punti di forza a seconda del progetto. Sì. Capire quando applicare ogni metodo è fondamentale per diventare un project manager di successo. Sono d'accordo. Hai trovato degli strumenti particolari che ti aiutino nella gestione dei progetti? Ho esplorato opzioni software che aiutano a monitorare i progressi e la collaborazione. Lezione 15. Cibi divertenti. Sai, alcuni cibi non fanno necessariamente parte di una dieta nutriente, ma sono sicuramente divertenti da mangiare. È vero. A volte è bello concedersi qualche piccolo peccato di gola senza sentirsi in colpa. Esatto. Cibi come lo zucchero filato e i nachos mi riportano alla mente ricordi d'infanzia. Sì, hanno il potere di rendere ogni evento più festoso e piacevole. Ogni tanto è bello concedersi uno sfizio, purché lo si faccia con moderazione. Assolutamente. La vita è fatta di equilibrio e di godersi le piccole cose. Hai qualche piatto preferito a cui non riesci a resistere? Adoro i popcorn al cinema, ma senza non è la stessa cosa. Sono pienamente d'accordo. Arricchisce l'intera esperienza, vero?
Lezione 16. Regolazione delle impostazioni. Certo, una volta presa la mano, regolare le impostazioni di questo dispositivo è piuttosto semplice. Davvero? Come si fa? È possibile premere le frecce su o giù per regolare facilmente il volume o la luminosità. Sembra semplice. È bello quando la tecnologia è facile da usare. Sì. Apprezzo quando i dispositivi sono intuitivi e non richiedono un manuale per essere utilizzati. Esatto. Rende tutto più fluido e piacevole da usare. E se hai bisogno di aiuto, chiedi pure. Sarò felice di mostrarti altre funzionalità. Grazie. Adoro imparare cose nuove, soprattutto quando mi semplificano la vita. Immergiamoci insieme, sarà divertente. Lezione 17. Percorsi panoramici. Sì, ho già percorso quella strada, è un sentiero meraviglioso con viste mozzafiato. Sembra incredibile. Quando pensi di tornarci? Penso di andarci questo fine settimana se il tempo lo permetterà. Momento perfetto. Sarebbe un ottimo modo per godersi l'aria aperta. Assolutamente. Il panorama è semplicemente mozzafiato, soprattutto al tramonto. Posso solo immaginare. Deve essere un'esperienza così pacifica. Davvero. Prendere quella strada mi aiuta sempre a rilassarmi e ad apprezzare la natura. Mi piacerebbe unirmi a voi un giorno. Vivere questa esperienza insieme sarebbe fantastico. Certo. Organizziamo presto un viaggio così potrai vederlo di persona. Lezione 18. Celebrare le passioni. Trovare un modo per celebrare le nostre passioni è davvero importante, non credi? Sì, lo è davvero. Aggiunge gioia e appagamento alle nostre vite. Facciamolo presto, è sempre stimolante dedicarsi a ciò che amiamo. Assolutamente. Che si tratti di arte, musica o qualsiasi altro hobby, immergerci può essere davvero gratificante. Sono d'accordo. Ci aiuta a esprimerci e a entrare in contatto con chi condivide i nostri interessi. Sì, facciamo un brainstorming su come celebrare insieme le nostre passioni. Sembra un'idea geniale. Non vedo l'ora di scoprire nuove attività con te. Anch'io. Rendiamola un'esperienza memorabile, piena di creatività e divertimento. Non vedo l'ora. È sempre meglio condividere le nostre passioni. Lezione 19. Scelte di trasporto. Alcuni posti sono semplicemente troppo lontani per essere raggiunti in bicicletta. Potrebbe essere necessario usare l'auto. È vero, anche se la bici è ottima per le brevi distanze, a volte l'auto è semplicemente più pratica. Esatto. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra praticità e sostenibilità. Sono d'accordo. E quando si viaggia su lunghe distanze, di solito è l'opzione più efficiente. Sì. Inoltre, ci permette di esplorare zone altrimenti inaccessibili in bicicletta. Assolutamente. I viaggi su strada possono essere un modo divertente per vedere posti nuovi e godersi il viaggio. Adoro la libertà che offre la guida, apre tantissime possibilità di avventure.
Esatto! Organizziamo presto un viaggio on the road, sarebbe un ottimo modo per creare ricordi insieme. Ci sto! Esplorare nuovi posti in macchina sembra un'avventura entusiasmante. Lezione 20. Esplorazione culturale. Ho sentito il bisogno di uscire dalla mia zona di comfort e di sperimentare nuove culture alle mie condizioni. È un obiettivo fantastico. Viaggiare può davvero ampliare le tue prospettive e aiutarti a crescere. Esatto. Voglio immergermi in tradizioni diverse e conoscere nuove persone lungo il cammino. È un'esperienza davvero gratificante scoprire come vivono e pensano gli altri. Sono d'accordo. Penso che mi metterà alla prova in modi che non avrei mai immaginato. Ed è proprio uscendo dalla propria zona di comfort che avviene la vera crescita, giusto? Assolutamente. Voglio abbracciare l'ignoto e scoprire quali avventure mi aspettano. Questo è lo spirito giusto. Hai in mente qualche posto specifico che vorresti visitare? Sì, sto pensando di viaggiare nel sud-est asiatico. Ho sentito dire che lì le culture sono vivaci e diversificate. Lezione 21. Volti amichevoli. Mi accorgo che spesso mi sento un po' perso, finché non vedo un volto amichevole e sorridente in mezzo alla folla. Interessante. Concentrarsi su una persona può davvero aiutare ad alleviare l'ansia. Sì, tendo a scegliere qualcuno che sembra accogliente e faccio finta che sia la mia ancora. È un ottimo modo per radicarsi in situazioni non familiari, non è vero? Esatto. Mi fa sentire più connesso e meno isolato. Inoltre, può aprire nuove opportunità di conversazione e di amicizia. Sì, e a volte quel volto amichevole si rivela essere quello di qualcuno con una storia affascinante. Assolutamente. Non sai mai chi potresti incontrare semplicemente contattandoci. Penso che sia una mentalità meravigliosa da avere quando si esplorano nuovi posti. Lezione 22. Chiedere consiglio. Quando si tratta di decisioni sulla carriera, penso che i consigli di professionisti o ex studenti siano inestimabili. Assolutamente. Imparare da chi ha percorso il cammino prima di noi può offrire spunti di riflessione straordinari. Non voglio perdere nessuna opportunità di raccogliere informazioni che potrebbero aiutarmi ad avere successo. È un approccio intelligente. Fair networking e cercare un mentore può aprire molte porte. Sono d'accordo. Ascoltare prospettive diverse può aiutarmi a chiarire i miei obiettivi. Sì, ed è rassicurante sapere che altri hanno affrontato sfide simili. Esatto. Le loro esperienze possono guidarci e impedirci di commettere gli stessi errori. Si tratta sempre di imparare e crescere, giusto? Sì. Non vedo l'ora di entrare in contatto e di entrare in contatto con più persone nel mio campo. Lezione 23. Percorso verso la salute. Penso che sia fantastico che possiamo progredire e diventare più sani insieme in questo percorso. Assolutamente. Sostenersi a vicenda rende il processo molto più piacevole ed efficace. Sono felice che possiamo intraprendere questo percorso come squadra, in questo modo è meno scoraggiante. Sì, possiamo motivarci a vicenda e celebrare i traguardi raggiunti lungo il percorso. Esatto.
Avere un compagno di allenamento può fare un'enorme differenza nel mantenere l'impegno. Ed è anche divertente provare nuove ricette e attività insieme. Non potrei essere più d'accordo. Trasforma un obiettivo personale in un'avventura condivisa. Inoltre, possiamo imparare dai punti di forza e di debolezza di ciascuno. Questa è la bellezza del lavoro di squadra, valorizza i nostri sforzi individuali. Lezione 24. Condizioni carcerarie. È difficile immaginare che i condannati fossero tecnicamente condannati a morte. Sì, era una triste realtà e non c'era alcuna preoccupazione di farli sentire a loro agio. Le condizioni dovevano essere dure, a dimostrazione della severità delle loro condanne. Esatto! È un duro promemoria di quanto i sistemi giudiziari possano variare notevolmente in tutto il mondo. E solleva questioni etiche sul modo in cui trattiamo gli individui, anche quelli che hanno commesso reati. Assolutamente! Tutti meritano un certo livello di umanità, indipendentemente dalle loro azioni. È un argomento importante da discutere, può stimolare conversazioni su riforme e compassione. Sì, e comprendere questi problemi può portare a opinioni più consapevoli sulla giustizia. Penso che sia fondamentale che la società rifletta su queste questioni. Lezione 25. Apprendimento di nuove competenze. L'ho trovato un po' impegnativo, ma ultimamente mi è piaciuto molto imparare qualcosa di nuovo. Fantastico! Uscire dalla propria zona di comfort spesso porta a ricompense inaspettate. Sì, mi ha spinto a pensare in modo diverso e ad adattarmi a nuove situazioni. È incredibile quanto possiamo crescere attraverso le sfide, non è vero? Assolutamente. Ho capito che la lotta spesso porta alla crescita personale. E la soddisfazione di acquisire una nuova competenza è davvero appagante. Non potrei essere più d'accordo. È come sbloccare un nuovo livello in un gioco. Esatto! Cosa hai imparato, se non ti dispiace? Ho seguito un corso di cucina, è stato divertente e istruttivo. Lezione 26. Esplorando l'Europa. Nonostante i suoi impegni lavorativi, trovava comunque il tempo per visitare regolarmente l'Inghilterra e l'Europa. È impressionante! Conciliare lavoro e tempo libero è importante per il benessere generale. Esatto. Viaggiare gli permette di ricaricarsi e acquisire nuove prospettive. Deve essere stimolante vedere di persona culture e paesaggi diversi. Certamente. Ogni viaggio probabilmente arricchisce la sua comprensione del mondo. Inoltre, può riportare esperienze uniche nella sua vita lavorativa e personale. Sì, l'obiettivo è creare uno stile di vita completo, non è vero? Assolutamente! Viaggiare può essere fonte di creatività e motivazione. Spero di adottare questa mentalità e di dare priorità ai viaggi nella mia vita. Lezione 27. Gestione delle attività. Suddivido i compiti in piccoli passaggi per renderli più gestibili, mi aiuta a rimanere organizzato. È una strategia intelligente. Può far sembrare meno opprimenti anche i progetti più grandi. Esatto. Quando vedo un compito come una serie di azioni più piccole, mi sembra realizzabile. E ti consente di celebrare ogni piccola vittoria lungo il cammino.
Sì. Quel senso di realizzazione mi motiva a continuare. È anche più facile monitorare i propri progressi quando si hanno dei passaggi chiari e definiti. Assolutamente. Mi sento meno stressata sapendo che posso affrontare un pezzo alla volta. E ti incoraggia a rimanere concentrato ed evitare distrazioni. Vero. Credo che continuerò a usare questo metodo per i progetti futuri. Lezione 28. Galateo al telefono. Penso che sia meglio includere questa informazione nel saluto quando si risponde al telefono. Assolutamente. Crea un tono amichevole e rende la conversazione più fluida. Inoltre, aiuta chi chiama a sentirsi accolto e apprezzato fin dall'inizio. Esatto. Ed è buona educazione dare subito il benvenuto a chi chiama. Credo inoltre che non si debba usare la segreteria telefonica per evitare di rispondere al telefono. Sì, alcune persone fanno troppo affidamento sulla segreteria telefonica e perdono l'opportunità di interagire in tempo reale. È vero. A volte, una conversazione dal vivo può risolvere i problemi molto più velocemente. E dimostra che apprezzi il tempo e lo sforzo che quella persona ha dedicato a contattarti. Assolutamente. Un buon galateo al telefono contribuisce notevolmente a costruire relazioni solide. Lezione 29. Resilienza ai terremoti. È notevole il modo in cui il Giappone ha sviluppato infrastrutture in grado di resistere a terremoti di grande intensità, soprattutto se si considera la sua storia di attività sismica. Assolutamente. All'inizio del XXI secolo, il paese ha dovuto affrontare diversi terremoti di forte entità che ne hanno messo a dura prova la preparazione. Sì, e le tecniche ingegneristiche innovative da loro impiegate hanno davvero fatto la differenza nella protezione di vite e proprietà. È affascinante vedere come gli edifici siano progettati per assorbire urti e oscillazioni senza crollare. Esatto. L'uso di materiali flessibili e fondamenta profonde è fondamentale nelle zone sismiche. Ammiro il modo in cui il popolo giapponese si è adattato a convivere con questa minaccia naturale. È una dimostrazione di resilienza e determinazione. Certo. Il loro impegno per la sicurezza e la preparazione alle catastrofi è davvero stimolante. Proprio così. Organizzano anche esercitazioni regolari per assicurarsi che tutti sappiano cosa fare in caso di emergenza. Sì, il coinvolgimento della comunità nella preparazione alle catastrofi migliora la sicurezza complessiva, rendendola una responsabilità condivisa. Lezione 30. Trovare la stazione ferroviaria. Mi scusi, sa come posso arrivare alla stazione ferroviaria da qui? Sì, è semplicissimo. Per prima cosa, gira a sinistra al prossimo incrocio. Capito. E poi cosa dovrei fare? Dopodiché, prosegui dritto per 2 isolati e vedrai la stazione sulla tua destra. Sembra abbastanza facile. È lontano da qui? Assolutamente no, è solo una breve passeggiata, quindi dovresti arrivarci in un batter d'occhio. Perfetto. Apprezzo il tuo aiuto, voglio essere sicuro di prendere il treno in orario. Nessun problema. È sempre bene ricontrollare le indicazioni, soprattutto in una nuova città. Esatto. Preferisco chiedere piuttosto che perdermi. Grazie per la tua gentilezza.